Buongiorno, vuoi raggiungere il rifugio più alto d'Europa? Capanna Regina Margherita. Seguimi, vediamo la preparazione per raggiungere questo obiettivo. Innanzitutto vediamo la difficoltà, si tratta di un F però su scala alpinistica. Non sono richieste particolari doti tecniche per quanto riguarda la via normale, quella che vedremo oggi. Ma visto l'altitudine è richiesto un notevole impegno fisico. Non si tratta di una semplice salita a se stessa, ma di un'esperienza che ti arricchisce sotto il profilo storico e anche naturalistico. Si tratta infatti anche di uno degli osservatori più alti al mondo. Sorge sulla vetta della Punta Ninfetti ed è bellissimo perché sembra che galleggi sul ghiacciaio. Fu anche la prima capanna italiana aperta in vetta, la cui realizzazione fu decisa dal CAI di Torino nel 14 luglio 1889, mi sembra. Fu predisposta a valle, poi fu portata su con i muli e a spalla, per poi essere infine montata in vetta. Il rifugio attuale, quello che vedresti oggi se sali su alla capanna, è stato inaugurato il 30 agosto 1980 ed ha 70 posti letto. Il tradizionale via d'accesso parte da Lagna, itinerario lungo il quale si svolse anche la prima salita alla cima da parte del famoso parroco del paese Giovanni Ninfetti. Era lontano 1842, se non sbaglio. Salita considerevole e meritevole, anche perché noi oggi arriviamo comodamente ad una certa quota utilizzando gli impianti di risalita. Quindi puoi partire da Gressonei oppure da Alagna Valsesia. Per raggiungere quasi 3000 metri del Passo dei Salati. Punto dove è consigliabile una sosta per acclimatarsi. Al Passo dei Salati si raggiunge Indren attraverso la moderna Funibor. Da qui, per capire il tipo di allenamento che ti serve per arrivare in cima alla vetta, bisogna parlare un attimo dei dislivelli del primo e del secondo giorno. Per quanto riguarda il primo giorno, dipende se ti fermi ai 3498 metri del rifugio Mantova, oppure dei 3611 metri della capanna Ninfetti. Quindi il dislivello dipenderà dal rifugio del pernottamento, ma diciamo grosso modo che il dislivello sono 300 metri per quanto riguarda il primo giorno e circa un'ora e un quarto di percorrenza. Io con gli altri ho pernottato a Ninfetti e come puoi vedere dal video era agosto ma nevicava.
quanto riguarda il secondo giorno, il dislivello cambia in base al rifugio che hai scelto per il pernottamento. Considera comunque che in entrambi i casi si tratta di un dislivello di circa 1000 metri da fare in alta quota, con un tempo di percorrenza di 4 ore e mezzo solamente per la salita. Partenza dal rifugio alle prime luci dell'alba, per procedere lungo il ghiacciaio dell'Is. Il percorso passa accanto al famoso Cristo delle Vette, che ha la sua famosa storia, fino a raggiungere il colle dell'Is a circa 4250 metri, punto in cui è visibile la sagoma della Capanna Margherita. Infine non resta che il tratto con pendenza mi sembra intorno al 35% per superare i 4500 metri di Capanna Margherita. Ti faccio vedere l'emozione al mio arrivo e non nego anche qualche lacrima di gioia. Capanna Margherita. Bene, a questo punto vediamo come ti puoi preparare, anzi ti dico come mi sono preparato io e spero che questo può esserti molto utile. È chiaro che il tuo fisico deve essere abituato a fare dei dislivelli abbastanza considerevoli, dati anche dal fatto che 1000 metri di dislivello fatti a quote intorno a 2000 metri sono differenti a 1000 metri fatti a 4000 metri di altitudine. Lo stesso vale per l'attrezzatura, perché te sicuramente sarai abituato a camminare magari con scarponcini leggeri, invece lì ti troverai a camminare con scarponi alpinistici più i ramponi, che sono più pesanti ovviamente. Per questo sarebbero utili anche i miei video di ginnastica propriocettiva che aiutano a prevenire gli infortuni. Considera infatti che sul ghiacciaio non hai mai un appoggio fisso. Inoltre nei mesi precedenti che precedono la tua salita a Capanna Margherita dovresti cercare di simulare i 2 giorni, sia come dislivello sia come tempistiche. Infatti devi considerare la discesa, di questo però te ne parlo dopo. Grosso modo a una settimana dalla tua salita a Capanna Margherita dovresti macinare diciamo 1500-1600 metri di dislivello tranquillamente. Io mi sono allenato praticamente sui miei monti, quindi intorno a 2000 metri, ed è bene considerare, e questo penso sia un ottimo consiglio, provare a salire un 4000 facile circa un mese prima, tipo il Breton occidentale, di cui ho fatto un video. Ma l'obiettivo non è solo la cima, è portare e ritornare con i propri piedi a casa, quindi c'è da considerare un grosso dislivello in discesa. E qui ti do francamente il consiglio più importante, perché i problemi che non ho avuto a salire a Capanna Margherita li ho avuti in discesa. Causa peso dello zaino.
cioè avevo uno zaino troppo pesante. Il mio sbaglio soprattutto è stato quello di allenarmi con uno zaino più leggero. Per questo ti consiglio di utilizzare lo stesso peso dello zaino che ti porterai a Capanna Margherita. Ovviamente il consiglio è quello di portare le cose minime indispensabili. Infine, considerato che l'insidia più grossa sono i crepacci, se non sei pratico a gestire un'eventuale caduta in un crepaccio, ti consiglio di affidarti ad una guida. Considera che il tempo può cambiare velocemente e credimi, io mi ci sono trovato. Durante la discesa ci ha colto un temporale estivo, la grande ne aveva ricoperto tutte le tracce, con la nebbia non si vedeva più di 1 metro. E grazie alla guida per Giorgio, che tengo a salutare, ciao, non ci sono stati problemi, ma diversi gruppi si sono letteralmente persi. Se vuoi risparmiare ci sono delle cordate collettive. Io mi sono affidato a Escudo Sando Trekking, che ha organizzato un bellissimo ed affiatato gruppo. Per quanto riguarda l'attrezzatura, nelle mie genuine review trovi sia gli scarponi, sia i ramponi che la piccozza, l'imbrago e l'abbigliamento. Per quanto riguarda la corda, ovviamente se sei con una guida penserà lei. Spero che questo video ti aiuti a raggiungere il sogno di arrivare a Capanna Margherita. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale, di cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video. Keep in touch, lascia un commento. Ciao!